Cosa rende un maestro un maestro? Che tipo di caratteristiche ha una persona che raggiunge una certa elevatura e questo lo rende chiamabile, ad esempio guida, maestro appunto, sciamano? Cosa è accaduto a questa persona? Cosa accade? Cos'ha? Che caratteristiche ha quest'anima e la sua vita soprattutto, che la distingue da qualcun altro che non sta vivendo questa condizione e non si sta investendo di questo ruolo? Allora, questa è una domanda molto importante che anch'io sto pian pianino comprendendo. Non potrei risponderti se non da un esempio della mia vita o dei progressi della mia vita su tutte le domande che noi facciamo, tutti i dialoghi che noi facciamo, ovviamente si prende spazio dall'esperienza. Certo. Allora, diciamo, un maestro non lo si vede, una persona che si camuffa maestro la si vede. Wow. Quindi l'ultima domanda che mi hai fatto, no? Come lo distingue, con che pregi, no? Più una persona si identifica come tale, diciamo agli occhi della massa, diremmo così, in una normalità, più a mio avviso non stiamo parlando della vera maestria. Più una persona invece è, diremo, invisibile a questi occhi, più stiamo parlando invece di una, e aggiungerei anche invisibile a se stesso, anche a colui che lo sta vivendo. Sembra una cosa un po' sibillina, ma cerco un po' di entrarci. Cioè, il tema è anche l'aspetto dell'ingombranza egoica che noi abbiamo nel nostro cammino. Cioè, paradossalmente, un maestro, uno sciamano, è colui che arriva al punto in cui tutte le aspettative di essere qualcuno, quindi di avere potere, di poter avere l'idea migliore di essere quello che può giudicare, può sovrastare, può avere più forza nelle situazioni, tutto questo diciamo invece decade all'interno dello sviluppo profondo. Perché? Perché diciamo purtroppo per l'ego, diremo così, se si vuole accedere a queste forme di immensità bisogna scomparire. Quindi bisogna farsi così piccoli, così trasparenti, da permettere che in qualche modo tutto possa avvenire dentro la persona, di accogliere, come una bella immagine, come una specie di coppa. Cioè, l'involucro deve svuotarsi per riuscire a contenere il sacro graal, il vino, l'essenza che entri. Cosa vuol dire però farsi coppa? Purtroppo anche per me, perché io speravo da quando ero giovane che in tutta questa esperienza spirituale mi portasse a qualche potere, a qualche posizione, perché c'è sempre questa prestazione sociale che ci iniettono da quando siamo piccoli, per cui ci immaginiamo sempre un qualcuno, un qualcosa che dirige le file o che ha un certo carisma, un potere, insomma, alla fine deve esserci qualcosa di positivo, da Superman, come i supereroi, no? Qualcosa che diventa eccezionale, no? Allora chissà, si basa sui poteri, sui miracoli che sa fare, allora la Chiesa e il resto, solo così si può definire una persona che veramente è santa, eccetera. Io penso che siamo molto lontani in questo modo da capire profondamente cosa succede dentro l'animo di una persona che si realizza e in un paradosso scompare. Cioè dentro se stesso succede una specie di annientamento continuo, annientamento in senso positivo dell'essere, cioè diventa in modo anche cosciente, consapevole che è ingombrante, deve farsi nulla per poter al tutto, all'uno, entrare in quello zero. E quello zero sei tu, devi diventare zero perché l'uno entri, no? E questo è, un altro maestro disse una frase, diventare polvere, devi diventare servo di tutti, o qualcun altro disse ancora, devi essere quello che fa l'azione ma che nessuno ti veda, che sei fuori dal tempio e lasci che la tua azione non sia visibile. Io penso che se ognuno di noi riuscisse a fare un'azione buona e fa in modo che nessuno lo veda, io penso che quello incomincia un piccolo tassello nella salita verso il maestro spirituale. Quindi se qualcuno ha qualche velleità che nel cammino spirituale uno deve avere qualche raggiungimento, farsi vedere, sappia già da adesso che più andrà avanti questa strada qua, più sarà l'opposto che sarà chiamato ad essere.
più sarà in un lavoro continuo, umile e anche appunto non visibile, e quindi più diventerà invisibile, più sarà nel cammino. E ovviamente chi sta lavorando con questo fuoco interiore riuscirà a riconoscere quell'invisibile, perché anche lui è Certo. maestro di se stesso, riuscirà a vederlo, ma la massa non lo comprenderà, non comprenderà quelle sfumature, non sentirà. Bisogna essere pronti per percepire la capacità di una persona di essere così umile, così vera, così trasparente, così non attaccata a tante situazioni, no? Perché non ha il difetto di sostenere e difendere qualcosa, perché ha già bruciato tantissimi aspetti di sé egoici, di volere appartenere a qualche idea, a qualche condizione. Non gliene interessa niente che qualcuno lo gratifichi in qualcosa. Questo vuol dire morire, vuol dire uscire dallo stato sociale di riconoscimenti, cioè è veramente un passaggio grosso. Quindi chi chiama lo sciamano, chi chiama il maestro, chi vuole queste figure, in qualche modo non è che vuole veramente, vuole un'idea da Superman. Questo sto iniziando a comprendere da poco, questo passaggio. E quindi come si fa a capire il vero maestro? Colui che fa una vita veramente di servizio, dove inizia a essere disinteressato di quello che fa, dove sente sempre della ricerca di valorizzare al massimo gli altri e se stesso si mette in seconda luce, cioè la sua felicità è veramente vedere la progressione degli altri, perché capisce che è parte di ogni cosa, capisce che non ha niente da trattenere, e questo nello sviluppo dei vari livelli, diciamo, su questa base si può definire chi è veramente un maestro, chi è l'ultimo, diciamo, e si fa ultimo per lasciare che tutti gli altri diventano primi, e in questo modo nella verità dell'energia si ribalta tutto, cioè l'ultimo diventa primo perché ha tutto. Grazie.